Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla Radio Mattino Milan del 6 marzo del 2025, un giovedì. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto a chi ci supporta attraverso i like, i commenti, le condivisioni, gli abbonamenti, insomma a chi è sempre con noi tutti i giorni, ci dà una grande mano. Grazie a tutti ragazzi. Allora, c'è da raccontare un fatto oggi, cioè una trasvolata oceanica della D, Giorgio Furlani, che va a New York da Jerry Cardinale. Cosa va a fare? Beh, che va sciogliere i problemi che ci sono in questo momento e che anzi in realtà più che problemi sono le contrapposizioni, le parti ferme che non riescono a venirsi incontro, a cercare di ricostruire qualcosa che il Milan ha provato a costruire negli ultimi 2 anni e che non ha funzionato e quindi bisogna rimpastare tutto quanto. Bisognerà decidere chi comanda su che cosa, dove mettere il direttore sportivo, chi è il direttore sportivo, chi lo decide il direttore sportivo, perché ad esempio sono stati fatti incontri per il direttore sportivo dove la D non era presente, alla D ovviamente questa cosa non è piaciuta e allora lo fa sapere e allora magari fa un altro nome e allora ci si rimane fermi tra le proprie posizioni. Dovevamo averlo già il direttore sportivo, visto che si doveva decidere in questa settimana, invece si è tutto rimandato chissà quando. Tant'è che infatti non c'è il direttore sportivo, ma c'è questo viaggio. Insomma, va bene, attenderemo l'esito di questo incontro, di questo viaggio, e poi tanto Non so cosa dirti. la serie. No, ma non so cosa dirti perché poi, cioè, nel senso, mi fa strano che io debba fare non so quanti chilometri siano da Milano a quello che ha fatto Furlani, cioè per parlare con Cardinale e decidere il futuro, cioè hanno inventato tipo internet e le connessioni, diciamo, di altro tipo apposta. E soprattutto mi stupisce un'altra cosa, cioè che non sia Cardinale a venire a Milano, visto che è la città in cui tutti gli altri sono presenti ed è la città della squadra che ha acquistato, tra virgolette. Non lo so, cioè, ogni giorno c'è un episodio nuovo, ogni giorno c'è una novità che ci fa dire dove stiamo andando, che fine stiamo facendo e questo è. Hai fatto anche un video stamattina, Simo, molto adatto a riguardo e vi invito a recuperarlo se non l'avete visto, che secondo me spiega abbastanza bene, cioè è tutto così, è una partita a scacchi, non è una gestione di una squadra di calcio, purtroppo, e i risultati si vedono. Purtroppo sì, mi vien da dire. Allora, il Milan si rifà in America. Forlani vola da Cardinale, da qui nascerà il futuro. Incontro delicato negli Stati Uniti da decidere il direttore sportivo e il nuovo assetto del club. Obiettivo cambiare tanto e dimenticare l'anno nero. Ma capisco. I presupposti magari possono anche essere questi, cioè provare a cambiare. Ma nel mentre, Cardinale è Cardinale. Forlani rimane Forlani. Ibra, Moncada, rimane Moncada. Dov'è il cambiamento, scusate? Cioè, dobbiamo sperare che quelli che hanno sbagliato pesantemente negli ultimi 2 anni cambino loro stessi per far cambiare il Milan, perché tanto cosa facciamo? Ci aggiungiamo la quinta persona che è il direttore sportivo senza che gli altri 4, ovviamente Cardinale in teoria il proprietario non cambia, la D non cambia per altri motivi e quindi dobbiamo sperare che quelli che in questo momento si stanno rivedendo, no, per l'ennesima volta a New York per rifare il Milan siano cambiati dentro loro stessi. I presupposti per me non sono fantastici, proprio perché abbiamo visto che non ne hanno le capacità. Quindi la speranza è che
la fortuna ci assista, cioè che le scelte che faranno siano baciate dalla buona sorte, perché se aspettiamo che siano baciate dalla competenza, arrivederci. Io Simo, però ti dico una cosa, cioè è il 6 di marzo, ci sono tutte le frizioni che abbiamo raccontato, che abbiamo detto. Io, cioè, anche qui, cioè, fossi un direttore sportivo, non so se mi incastrerei in una situazione del genere. Vabbè, se sei fermo tipo da 2 anni come Tare. Sì, se sei fermo, per carità, è il Milan, ma qui è follia. Cioè, come fai a lavorare in un sistema così? Come fai? Ma come fai? Ma poi c'è palesemente sei l'ennesimo capro espiatorio eventuale dei fallimenti annunciati dei fallimenti annunciati che potrebbero accadere. Cioè, come fai a lavorare in un sistema del genere? Come fai ad aver, un minimo di no di potere, perché non mi piace neanche come parola, cioè un minimo di spazio di manovra per mettere a frutto le tue competenze, per poter lavorare, per anche rispondere alle responsabilità a cui saresti chiamato, cioè, senza nessun cambio per me, cioè io se fossi un direttore sportivo, non lo sono, per fortuna delle squadre di calcio, cioè se mi contatta il Milan attuale dico: "Sentite una cosa, siete già in 5, fate a gara a chi decide di più o di meno tra di voi, grazie, arrivederci, continuate con questo giochino vostro". Ma perché dovrei impelagarmi in una roba del genere? Cioè, non lo so. Sono un po'. Allora, bisogna mettere un pochino e capire di cosa sta parlando. Ovviamente nessuno lo può sapere in questo momento, però le questioni possono essere diverse, ovviamente. Oltre a dirimere una volta per tutte la catena di comando e mettere al proprio posto tutti quanti, cosa che non so se succederà questo. Eh. In teoria c'è da appunto scegliere il direttore sportivo, che a Cardinale, insomma, non credo che abbia una conoscenza tale da potersi mettere al tavolo, scusate, e dire direttore sportivo lo scelgo io perché so che questo direttore sportivo è bravo, ha fatto risultati, eccetera. Non sa nemmeno che sport sia quasi, quindi lasciamo perdere questo. C'è da sistemare sicuramente gli assetti, tra virgolette, proprietari, capire bene come e quanto si può comandare ancora dentro il Milan, e bisogna capire soprattutto la questione stadio, che è la questione che potrebbe far uscire di scena Redbird con un incasso in caso di cessione o meno, potrebbe essere interessante per Elliott o meno, quindi la questione stadio è ovviamente centrale, anche perché le ultime parole di Cardinale sullo stadio sono di un anno fa, identiche a largo circa. Faremo un nuovo stadio di proprietà da soli e San Donato sarà il posto in cui lo faremo. Quindi, siccome siamo in questo momento nei giorni in cui stiamo inviando invece un prospetto economico al Comune di Milano insieme all'Inter per farlo a San Siro, c'è qualcosa che è cambiato nell'ultimo anno solare. Penso e spero che possano parlare anche di questo e capire dove si sta andando a parare. Eh, Ci sono tante questioni sul tavolo, è ovvio che bisogna sistemare. La mia speranza in teoria sarebbe un'altra, quella di asciugare la linea di comando e di affidarsi magari a 1 o 2 persone nuove. Succederà? No. Semplicemente questo mi sembra il classico incontro di quando si rimpassa il governo. Va via al massimo un sottosegretario, uno dei ministri senza portafoglio che poco contano, e nel caso si rimpassa il governo con gli stessi precedenti. E questo per me più o meno accadrà. Sì, sì, ma è quello che è preoccupante, che accadrà. Cioè, non è preoccupante che uno scenario attuale che è stato protagonista in questa stagione e con questa stagione morirà. Cioè, è uno scenario che proseguirà. Magari sì, butteranno dentro al calderone Tare, che lo facciano, ma io non credo che cambierà le cose. Poi magari invece Tare arriva e comanda, cioè quello che mi auguro, perché tecnicamente quello dovrebbe fare il direttore sportivo sulla squadra, ancor più dell'amministratore delegato, che dovrebbe delegare
appunto alle sfere di competenza che ci sono e che non lo riguardano in teoria. Ho molti dubbi, molti dubbi. Per me le cose non cambieranno purtroppo, a meno che le celerità necessarie per capire cosa fare di San Siro portino poi a degli sbocchi futuri che magari non so più cosa aggrapparmi, cioè magari si smuoverà qualcosa anche dal punto di vista proprietario, ecco. Quello è il mio auguro, tanto lo sapete, cioè tutte le volte che vi dico 1,6, 1,6, 1,6, per me il Milan torna a essere, o a Scialti tornare a essere chiamato tale solo attraverso quella cosa lì. Io penso e spero che venga chiesto anche conto, essendo l'amministratore delegato la massima espressione societaria del club, di tutti i soldi persi negli ultimi 2 anni dal punto di vista sportivo, perché il Milan ha perso una valanga di soldi, ma davvero una valanga, per le cattive scelte dal punto di vista sportivo, perché non si è qualificato alla scorsa Champions League se non oltre i turni del girone, e ha perso tutta la fase eliminazione diretta perché è uscito. Uscendo i gironi ha perso i soldi del mondiale per club di quest'estate, pochi, tanti, ancora non si sa esattamente quanti, ma comunque quelli li ha persi, compresa la visibilità negli Stati Uniti, perché si gioca lì, compreso il fatto che quest'anno ha perso i soldi della qualificazione agli ottavi, ancora, compreso il fatto che perderà quei prossimi della prossima Champions League, che è la mazzata finale, che sono svariate decine di milioni di euro. Sono tanti soldi. Forse tra tutto sfiori le centinaia anche importanti in questi anni, tra tutto. Sono tanti soldi persi per la cattiva gestione sportiva di questa squadra. Qualcuno non paga mai nessuno? Il proprietario gli va bene aver perso i soldi l'anno scorso, i soldi di quest'estate che non ci sono e i soldi di questa primavera e i soldi dell'anno prossimo. Se al proprietario va bene, o il proprietario è così tanto bello, bravo e ricco che gliene frega, ma insomma una società al di là di quanto tu sia ricco che non va bene dovrebbe fregartene, oppure 2, evidentemente non ha tutto questo potere per mettere mano a poter cambiare. E questo lo abbiamo già detto, oppure 3, soldi che hai perso li rifai in altro modo, e sappiamo tutti bene come, no? Tanto possiamo scovare dei talenti a 5, 6, 8 milioni che poi diventano campioni da 200, e quindi sappiamo bene che per avere il numerino verde saluterà chi deve salutare in questa stagione sportiva. È così. È stato fatto coi soldi della Champions, non vedo perché con Tonali, non vedo perché non si debba fare quest'anno, che i soldi della Champions non ci sono, i soldi degli ottavi non ci sono, sei nono in campionato, e quindi figuriamoci. Chiudiamo con l'ultima questione. Alla D non sono andati giù gli incontri per il direttore sportivo a Londra, dove c'erano Ibra, dovrebbe esserci stato anche Cardinale, ma lui no. Lui ne era all'oscuro. Ci offenderemo, ce la legheremo al dito, faremo il nostro nome, sarà il nostro nome l'unico che dovrà essere scelto. E quindi veti su veti. E quindi questa è la situazione. Ora si incontreranno partendo da 2 posizioni probabilmente opposte. Torneranno qui e ci racconteranno la favoletta del Mulino Bianco, probabilmente come al solito, che sono tranquilli, belli, sereni, abbracciati, sorridenti. Forse faranno addirittura uscire una foto, magari come hanno già fatto in passato. E poi la realtà dei fatti probabilmente ci smentirà. Sulla pelle di chi? Di questi colori che ci attornano qua. Va bene, siamo arrivati in chiusura, Henry, grazie. Sì, grazie a te. Adesso prendo male il fatto che ieri tu in pausa pranzo sei andato a prendere il caffè con Bea e io sono rimasto all'oscuro. Adesso la Io prendo andrei a male, battere i pugni all'editore. metto il veto sul caffè di domani, cioè andiamo io e te, e Bea invece no.
metto il veto. È una mia decisione, mi offendo anche particolarmente, guarda così. Non è, guarda, una questione di offesa, è una questione di ribadire a chi di dovere chi comanda. Certo. E non è la D, pensa. No. A domani.